fichi! Oggi facciamo i settembrini. Rimanete con me. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta nella mia cucina. Oddio, cucina direi di no, perché come vedete siamo in un'immensa campagna davanti a un meraviglioso albero di fichi. Oggi farò la raccolta dei fichi e la mia ricetta sarà biscotti, anzi settembrini con i fichi. Facciamo questa raccolta insieme. Come vedete ho una foglia, così facevano le nostre nonne, il mio panierino. Andiamo a mettere all'interno appunto le foglie, così il latte che andrà a scendere dai fichi non sporcherà il mio paniere. Ecco qua la raccolta dei fichi. Se ti vuoi avvicinare, cameraman, così magari riusciamo a riprendere i fichi mentre li raccolgo. Ecco qua. Sono bellissimi, non vedo l'ora di fare questi biscotti. Tra l'altro avrei bisogno di salirci anche sopra perché quelli più belli sono in alto, però ce la posso fare. Ecco qua, guardate questo. Continuo con la raccolta, dopodiché andiamo in cucina a fare i biscotti. Perfetto, e come dicevo, raccolta fichi fatta, adesso corriamo subito a casa in cucina a fare i biscotti. Eccomi qua di ritorno dalla campagna con il mio panierino ricco di fichi e farò per voi oggi i settembrini, e con i fichi freschi secondo me ha veramente una marcia in più. Fichi freschi, fichi appena raccolti. Se vi dovesse piacere la ricetta, cliccate sulla campanellina per non perdere le prossime ricette in arrivo e soprattutto iscrivetevi al canale. Tuffiamoci in questa meravigliosa cucina e facciamo i settembrini insieme. Partiamo dall'ingrediente principale, la raccolta di fichi che è stata fatta. Io ne ho bisogno di 7 esattamente. Questo è l'ingrediente che mi servirà per la farcitura. Poi 50 g di grigli di noci, 90 g di biscotti secchi, un cucchiaio di zucchero. Passiamo invece alla frolla, 330 g di farina, 2 uova intere, 2 cucchiai di lievito in polvere, qui abbiamo dell'olio di semi di girasole 60 g, 100 g di zucchero e qua poi dopo alla fine per la decorazione mi servirà un uovo e delle noci quanto basta. Il primo procedimento è la farcitura. Intanto vado a spellare tutti i fichi. Faccio prima la farcitura perché poi dopo dovrò metterli in padella e gli dobbiamo dare il tempo di raffreddarsi. Li sbuccio tutti e li faccio a pezzetti. Ecco fatto. Adesso prendo la padella e vado a versare all'interno i fichi e lo zucchero. Li porto sul fuoco e li lascio spadellare almeno 10 minuti. Il profumo è molto intenso, come vedete i fichi nel frattempo si stanno appassendo, li lascio ancora 5 minuti e li faccio caramellare bene bene. Ecco qua, i fichi sono pronti, spengo il fuoco, li lascio raffreddare e nel frattempo mi dedico alla pasta frolla. Verso la farina in una boule, aggiungo il lievito, lo zucchero e amalgamo un po'. È una frolla molto semplice perché potete farla tranquillamente a mano. Aggiungo l'olio, le 2 uova e continuo ad impastare il tutto. Raggiunta questa consistenza posso iniziare a lavorarla con le mani. Ecco, la frolla è pronta, questa è la consistenza, la rimetto nella boule e intanto continuo con la farcitura. Verso i biscotti nel mixer, aggiungo le noci e le trito tutti insieme. Una volta tritati, prendo i fichi e vado ad aggiungerli al suo interno.
Mescolo bene bene e cerco di ricavarne anche qua un impasto omogeneo. Ecco la consistenza della farcitura. La metto da parte, prendo un foglio di carta forno, recupero la mia pasta frolla, stendo leggermente, dopodiché ci metto sopra un altro foglio di carta forno, questo per evitare che la pasta mi si appiccichi al mattarello, e la vado a stendere. Ecco qua, la nostra frolla è stesa. Adesso con un coltello vado a dividere l'impasto in due. Recupero la farcia e vado a stenderla nel senso della lunghezza. E con un cucchiaio cerco di sistemarlo bene bene, perché poi dopo verrà arrotolato e a me piace vederlo in maniera perfetta. Ecco qua. E con l'aiuto della carta forno vado a ripiegare il disco della pasta frolla su se stesso. Pizzichiamo un pochino, dopodiché lo trasporto su un altro foglio di carta forno e lo vado a modellare all'interno. Cerco di arrotolarlo, aiutandomi, come dicevo, con la carta, cercando di formarne un cilindro. Lo metto da parte e faccio l'altro. E finisco come l'altro. Dopodiché li metto nel frigorifero a riposare, in modo che tutta la frolla si rapprenda un pochino prima del taglio. Almeno una ventina di minuti. Qui all'interno intanto ho sbattuto l'uovo e vado a passarlo, scusate il cucchiaino, ma il pennello a casa al mare non ce l'ho, comunque lo passo su tutto il nostro cilindro. Dopodiché prendo le noci e le spargo sopra. Pigio un pochino in modo da farle imprimere bene bene nella frolla. E col coltello a lama liscia e larga vado a fare dei piccoli trancetti. Lo spessore lo decidete voi. Dopodiché li prendo, guardate, vi faccio vedere anche bene bene l'interno, ecco, e vado a mettere sulla placca da forno, logicamente ricoperti con la carta da forno. E allo stesso modo proseguo con l'altro cilindro.
Ecco i settembrini pronti per andare in forno. Ho acceso il forno preriscaldato, forno statico, 180 gradi per 15-20 minuti circa. Potete farle anche nel forno col forno ventilato, dipende come vi trovate meglio. Inforniamo. Ecco sfornati i nostri settembrini. Adesso logicamente vi apro un biscottino e faccio vedere l'interno dopo cotto. Ecco qua. Profumo di fichi incredibile, davvero. Nel vastoio, come potete notare, ce ne sono veramente pochi perché metà è già andata. Li hanno mangiati tra l'altro anche caldi perché alcuni li gradiscono molto di più, però logicamente bisogna farli raffreddare. Io vi do appuntamento alla prossima video ricetta. In descrizione trovate tutti i miei canali social se avete voglia di seguirmi lì. Grazie per aver guardato il video e condividetelo se vi piace. Ciao a tutti con i settembrini!